Ciao e benvenuti! Oggi andiamo a vedere insieme come accorciare i jeans con l'orlo originale. Qua ho già preso le misure, come vedete all'interno c'è l'orlo originale e qua io l'ho già fatto, questa parte l'ho già fatta da sola, poi adesso la vedremo insieme. Come vedete è uguale all'originale. Questo tipo di riparazione nei pantaloni è molto importante soprattutto negli ultimi tempi, perché molto comune è quella di rimettere l'orlo originale al jeans che vengono accorciati. Quindi molte persone vorrebbero mantenere lo stile del loro jeans con orli magari particolari, soprattutto quando parliamo di jeans griffati, delle rifiniture particolari che eventualmente le persone che si rivolgono a noi vorrebbero mantenere. E questo è il procedimento che vi faccio vedere, che sembra più facile di quello che sembra. All'interno rimane così, ecco, è più facile di quello che sembri. Di che cosa avremo bisogno? Sicuramente dei righelli, un paio di belle forbici da cucito, gesso da sarti, io uso questo in penna, tagliafili, filo da imbastire, aghi e ovviamente spilli. Iniziamo subito. La parte da accorciare è questa qui. La prima cosa che devo fare è segnarmi con lo spillo, in questo modo, l'orlo che ho preso sulla persona. Quindi dovete prendere l'orlo ovviamente sulla persona, e la persona deve indossare le scarpe che solitamente indosserebbe con questo tipo di pantaloni, quindi non deve essere scalza, deve indossare le scarpe per essere più precisi. In alternativa potete anche prendere il gessetto da sarti e fare così, quindi segnandovi il punto della ripiegatura. Ecco qua, in modo da avere un'ulteriore traccia. Dopodiché tolgo gli spilli, posizioniamo il nostro pantalone in questo modo. Quindi è questa qui parte, diciamo, da accorciare, è questa qui, e me la continuo a segnare con il gessetto in modo tale che sono bella sicura. Prendo il mio metro per orli e mi segno 1 centimetro, partendo dalla nuova linea che mi sono formata, perché chiaramente è la linea che sarà il mio nuovo pantalone, il mio nuovo pantalone, sì, la lunghezza nuova che andrà bene a questa persona. Quindi da qui 1 centimetro. Poi prendete le forbici e allora tagliamo questa parte, controllando se sto andando dritta, vedete, sì, anche dall'altra parte. Vedete, sto rispettando anche il centimetro dell'altra parte. Ecco qua, e l'ho rispettato. Quindi abbiamo questa situazione. Ora bisogna preparare questa parte qui. La rigiriamo al rovescio, segniamo a partire dalla fine dell'orlo, al contrario, mi segno 1 centimetro con il mio gesso, ok? 1 centimetro, ecco qua. Anche dall'altra parte 1 centimetro. Poi andremo a vedere il perché di questo centimetro. Chiaramente dovrò avere lo spazio necessario per poter attaccare questa parte al nuovo pantalone, al nuovo orlo che mi sto costruendo del mio pantalone. Ed ecco qua. Quindi
in questo caso cosa faccio? Taglio con le forbici, quindi prendo le mie forbici e taglio seguendo le tacche che mi sono presa, quindi al centimetro, in questo modo. Ecco qua. Fino adesso è stato facilissimo, come vedete, niente di trascendentale. Questo non mi serve più e abbiamo questo. E adesso vediamo cosa ci servirà. Ora bisogna inserire questa parte qui all'interno di questo tubolare, cioè del mio jeans, facendo combaciare, quindi stando molto ma molto attenti a far combaciare perfettamente fra di loro queste parti, e mettiamo un bello spillo. Io lo metto anche così, in modo tale da tenere bello fermo l'orlo. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, devo far combaciare le due cuciture perfettamente tra di loro, perché questo ne risulterà un lavoro più perfetto. E faccio la stessa cosa, metto lo spillo, lo blocco con 2 spilli, anche con più spilli se volete, per essere sicure o sicuri. Anche maschietti mi guardo. E poi continuo a mettere gli spilli, fisso tutto con gli spilli. Ecco qua. Manca questa parte, lo fissiamo nuovamente con lo spillo ed ecco qui. Controlliamo, dovrebbe andare bene. Controlliamo, dovrebbe andare bene. Ora, siccome noi siamo sarte provette, cosa ci servirà? L'imbastitura. Quindi l'imbastitura è importantissima, ve l'ho sempre detto, continuerò a ossessionarvi. L'imbastitura è importantissima, per cui andiamo ad imbastire. Ok, iniziamo dal lato, qua, ok, e imbastiamo tutto intorno, perché l'imbastitura rispetto allo spillo fa sì che io abbia più maneggevole il mio lavoro, sia più maneggevole e possa essere più perfetto possibile. Lo spillo comunque sia mi crea dei problemi, devo toglierli, insomma. Invece l'imbastitura, che sembra un passaggio diciamo che possiamo evitare, ma io non metto, no, vi fa sì che il lavoro sia addirittura più veloce, più preciso, perché se voi usate solamente gli spilli, cosa succede? Che potete rovinare il lavoro, farlo male e quindi riscucirlo, rifarlo. Scusate, a questo punto, a meno che non siete sarte che cucite da tantissimi anni, non è meglio fare bene una cosa dall'inizio e metterci quindi meno tempo senza andare lì a scucire, ricucire e rifare il lavoro 20 volte? Penso proprio di no. Ecco, c'è un trucchetto, dobbiamo passare a macchina per cucire, però ragazzi miei dobbiamo usare, questo è il trucchetto, un piedino particolare, che è il piedino per cerniere. Questo è molto importante perché il piedino per cerniere ci permette di effettuare la cucitura il più vicino possibile all'orlo del vecchio pantalone. Quindi dobbiamo cucire tutto intorno andando vicinissimi a questa parte qui.
A questo punto quindi abbiamo ripassato con un punto zig zag in modo tale da non permettere lo sfilacciamento della nuova parte, e con il tagliafilo mi aiuto a togliere l'imbastitura. Ovviamente questo lavoro di rifinitura, anche col tagliafili potete tagliare i fili in eccesso, potete farlo anche con la taglia e cuci. Io l'ho fatto con la macchina da cucire normale, ma potete tranquillamente farlo anche con la taglia e cuci. E adesso viene il bello. Giriamo questa parte, vediamo che questo è riuscito benissimo perché combacia perfettamente con la linea nuova, e anche questo combacia perfettamente con la linea nuova. Quindi questo è il nuovo orlo del mio pantalone di jeans. Ma non è finita qui, dobbiamo stirare questa parte qui. Ed ecco qui, ho stirato sia all'esterno che all'interno per appiattire il più possibile la mia cucitura, e come vedete sembra esattamente la cucitura originale. Ed ecco qui, ambedue i pantaloni sono stati rifiniti nel migliore dei modi. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete un bel like e condividete i video in modo tale da far conoscere questa tecnica a più persone possibili, perché potrebbe essere utile. Vi ringrazio di aver visto questo video e vi mando un grande bacio, sartoriale, creativo, ma sapete soprattutto terapeutico. Ciao, un bacione!